Buondì, finalmente si riparte. Allora, finito periodo solstizio d'inverno, la luce ricomincia a salire e io sono gasato nero per ricominciare a lavorare, non ne potevo più. L'ultimo mese è stato molto di riposo, introspettivo, anche dagli ultimi video che abbiamo pubblicato. Insomma, l'andazzo del canale va un po' dietro alle nostre attività e anche ai nostri momenti dell'anno. Adesso però si riparte alla grande, perché c'è subito una sorpresa e finalmente è arrivata la trincia della Delex, che sono diverse settimane che aspettiamo, solo che ce l'hanno consegnata non qui a casa, perché non arrivano i corrieri qui a casa perché la strada è sterrata. Andiamo a vedere dove è arrivata. Diciamo è arrivata da un nostro amico qui del paese, e l'hanno lasciata nel suo cortile, per cui adesso prendiamo la macchina, andiamo a vederla, se c'è qualcosa da montare, da preparare, per poi andare su col trattore, agganciarla, portarla a casa. La strada è conciata ancora un po' male, infatti cerchiamo di passare il meno possibile perché è veramente un po' sfasciata in questo periodo. Come in ogni spedizione, compreso di giunto, lombarda, ingranaggi, un bel giunto grosso. Adesso ci sarà sicuramente da montare il telaio con i 3 punti da attaccare al trattore, non posso portarla via così. Adesso bisogna ingegnarsi a cercare di montarla. Questo è il telaio al quale si attaccano i 3 punti del trattore. Qua ci sono 2 barre che devo montare attaccate a questo telaio. Lì ci sono tutti i bulloni vari e cerchiamo di interpretare questo. Allora, adesso l'ho montato provvisorio, devo andare a casa a prendere il trattore, così che posso portarmi delle chiavi dietro, stringere tutti questi bulloni, e poi bisognerà capire, queste 2 barre servono per lo scorrimento laterale. Questa è una trincia che può anche scorrere lateralmente, ma la monterò a casa con calma perché sta anche iniziando a nevicare. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prendere il trattore, fissiamo bene questi bulloni, che io possa portarlo almeno a casa, e poi dopo alla susta facciamo con calma. Ok, sono di nuovo a casa, ho preso delle chiavi inglesi per poter chiudere quei bulloni. Adesso facciamo partire il trattore, che tra l'altro con i vostri consigli ultimi parte che è un piacere. Adesso vi faccio vedere. Allora, acceleriamo un po' e tiriamo questa levetta che mi avete mostrato voi, questa levetta laterale al motore, che permette, credo, di togliere un po' di compressione. Un'altra cosa che ho scoperto di questo trattore è che c'è la sua chiavetta della batteria, che adesso regolarmente stacco, e ogni volta prima di farlo partire, tac, riattacco. In questo modo il trattore sta partendo regolarmente. Ora vediamo. Puttana miseria, minchia, non l'avessi mai detto. Non parte. Cambiamo i programmi, solo che dunque apriamo il cofano e gli colleghiamo una batteria esterna, vediamo se riusciamo a farlo partire. Va. Olla. Ok, non c'è tanta luce, qua c'è la batteria. Io qua, come si può vedere, ho sempre 2 batterie di scorta cariche. Allora ne metto una qua vicino, ci collego i cavi. Questa è una batteria molto grossa da 90 ampere, quella del trattore è da 100 ampere, quindi
Qua c'ho sempre i cavi a portata di mano, sperando di riuscirci anche oggi. Ok, ho collegato i cavi al trattore, adesso li collego alla batteria. Uno di qua e l'altro di qua. E adesso speriamo che questa riesca a farlo partire. Ok, prima grana risolta abbastanza rapidamente. Adesso, prima di andare ad attaccare la trincia, devo staccare il palone che è attaccato al trattore e poi andiamo su ad attaccarla. Abbiamo rimesso i vetri sul Minitauro, non fa per niente freddo qua dentro. Ok, ho stretto tutti questi bulloni in modo che il telaio per agganciare i 3 punti è bello stabile. Adesso la aggancio, la portiamo a casa e poi dopo con calma vediamo tutto il resto. Bisognerà cercare di capire come funziona l'idraulica per lo spostamento laterale, bisognerà ancora comunque sistemare anche ste barre perché ci sono alcune cose che non ho ancora capito. Sollevarla l'abbiamo sollevata, adesso proviamo a portarcela a casa. Ok, andiamo a casa, dai. Passato qualche giorno, come vedete ha nevicato, stava iniziando quando abbiamo portato a casa sta trincia, ha nevicato per bene. Devo fare ancora qualche piccola modifica. La prima correzione che ho da fare è che questa trincia ha lo spostamento manuale, non idraulico come pensavo all'inizio. Ma non per errore della ditta, ma per errore mio nell'aver fatto l'ordine, ma non importa, a me non c'è nessun problema di fare lo spostamento manuale. Il castello, come potete vedere, si muove, quindi il castello che con i 3 punti che si attacca al trattore può scorrere su queste barre e noi la attacchiamo in base al lavoro che abbiamo da fare. Se dobbiamo farla sporgere tutta da un lato, la attaccheremo così. Se dobbiamo farla sporgere tutta dall'altro lato, la attaccheremo così. Se invece vogliamo usarla centrale, la attacchiamo così. E con delle caviglie la possiamo fermare su questa barra che è tutta preforata, già apposta per i vari spostamenti che vogliamo fargli fare al castello. Io adesso la fisserò centrale perché mi interessa lavorare con lei centrale.
quando ci sarà da fare per esempio il bordo dei pascoli, per diciamo non lasciare che la vegetazione ci mangi del prato, allora in quel caso la facciamo sporgere di tutto quello che si può fuori dalla ruota del trattore, in modo che riusciamo a fare tutti i bordi dei nostri pascoli. Quindi questo prima cosa. Seconda cosa, devo montare il cardano. Questa è un'operazione abbastanza semplice ma un po' elaborata, perché bisogna lavorare da questa finestrella che abbiamo qua sopra di ispezione, che togliamo momentaneamente. Ah sì, avevo dei bulloni da stringere, perché l'altra volta quando l'ho portata a casa li avevo stretti un po' come potevo, dovevo far veloce perché stava per nevicare, quindi questa è un'altra cosa da fare assolutamente. Quindi questo è un cardano classico, lo mettiamo così. Allora è piuttosto lungo, 90 su 100 andrà accorciato. Adesso bisognerà prima attaccare il trattore, vedere la distanza tra questo punto e la presa di forza, ma sono abbastanza sicuro che andrà accorciato. A me non piace mai avanzare pezzi quando monto qualcosa, però ho avanzato 2 bulloni più 5. Vedremo. Se perderò i pezzi andando è perché ho dimenticato di montare qualcosa. E vedi, questo è un po' molle, così sono tutti tirati. Poi la riappoggiamo, il cardano come dicevamo è da tagliare perché l'abbiamo misurato e lo taglieremo. Ok, abbiamo diviso il cardano in 2 pezzi, questo è il suo incastro, uno più piccolo, uno più grande, che si infila dentro. Dobbiamo toglierne 10 cm almeno, 10 anche 12 cm. Per paura di farlo corto ho dovuto tagliare 2 volte, però almeno non rischiamo di fare delle balle. Adesso dovrebbe andare bene. Così, eccoci fatto. Adesso va bene, andiamo. Tutto sembra funzionare. Allora, purtroppo non possiamo provarla perché ci mettiamo a trinciare della neve, o se no aspettiamo che disgeli. Però per adesso il più è fatto, ora la parcheggiamo. Adesso abbiamo aperto questo, che praticamente è lo sportello che permette al materiale che si trincia di uscire, nei casi si trinciasse, non so, erba tanto alta o materiale che rischia di intasarla, allora tenendo aperto questo lui la sputa indietro. Se noi chiudiamo questo, infatti adesso lo chiudo, lasciamo andare 2 bulloni laterali e lui si chiude. Ok, poi ristringiamo. In questo modo lui fa una cosa che si chiama in gergo, nel mio gergo è che urmastia, però dovrebbe chiamarsi in quella linguaccia là, dovrebbe chiamarsi matching, caico sparai, il matching, praticamente mastia. Cioè si trita dentro tutta la roba che uno trincia e lascia sotto roba molto molto fine. La qualità delle componenti non è discutibile, cioè per esempio le mazze che ha sotto sono tutte forgiate in Italia,
tantissime delle sue componenti sono fatte in Italia, poi loro hanno 3 stabilimenti in giro per l'Europa, quindi magari assemblano da un'altra parte, insomma, però materiali secondo me sono molto buoni. E ci vedremo la prossima volta che la buttiamo in qualche gerbido e ci divertiamo. Comunque questo attrezzo ci tornerà super utile, perché sia per ripulire prati incolti, sia per diciamo fare i bordi a tutti i prati che noi usiamo da fare fieno. Adesso la parcheggiamo e sicuramente starà lì un po' finché i nostri terreni non ci permetteranno di provarla. Ci vediamo la prossima volta quando la proviamo.